Ciao, avevo registrato questo video ieri ma mi sono accorta che l'audio era saltato, quindi yay, bisogna registrarlo di nuovo. Intanto, questo è il mio nuovo canale in cui non parlo assolutamente di calcio, ma parlo di tutto quello che mi va. Ho caricato un video in cui faccio l'unboxing dell'uovo della Sabri Gamer, giusto per farvi capire il livello che avrà questo canale. Comunque, a parte le cavolate, sicuramente parlerò di più o meno tutte le serie TV che ho visto o che guardo, film che guardo, eccetera. Quindi niente, se vi può interessare, ancora siamo soltanto 200 e qualcosa anni. Stavo pensando di fare un video mensile in cui dico quello che io vedrò o comunque quello che consiglio di vedere sulle varie piattaforme, visto che fondamentalmente ce l'ho tutte. Fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque, oggi parliamo di Hollywood, serie TV distribuita da Netflix il 1° maggio, di Ryan Murphy e Ian Brennan. Io personalmente apprezzo molto alcune creazioni di Ryan Murphy, non sono la fan numero uno, nel senso molte persone ricordo la wave di American Horror Story in cui le persone erano veramente impazzite. E a me piacciono molto appunto alcune sue opere. Ho amato tantissimo la seconda stagione di American Crime Story, quell'assassino di Gianni Versace, e ovviamente Glee, cioè quando ero ragazzina, ma l'ho rivisto in realtà tuttora quando l'hanno messo su Netflix l'anno scorso, e quelli l'ho apprezzati molto. American Horror Story, insomma, ho guardato le prime stagioni ma sinceramente non mi prendeva, quindi niente, per ora non l'ho continuato, poi non so se un giorno lo continuerò anche perché le stagioni sono veramente troppe. Ho visto anche che c'è The Politician, sempre di Ryan Murphy su Netflix, appunto, come ho capito ha sottoscritto un contratto con Netflix per cui ogni tanto dovrà far uscire robe e ne sono felice di questo. Pure quello pensavo di guardarlo quando era uscito, poi tra una cosa e l'altra non l'ho visto, e ho letto appunto che lì come attori ci sono alcuni dei ragazzi che hanno partecipato anche ad Hollywood. Personalmente questa serie TV mi è piaciuta molto, ha comunque i suoi difetti di cui poi parleremo, e il cast è di tutto rispetto, perché comunque c'è il solito Darren Criss, ormai è il miglior amico di Ryan Murphy, che io personalmente adoro, quindi ne sono felice. C'è Jim Parsons, che finalmente si è staccato da Sheldon Cooper, per quanto io sia probabilmente una delle poche persone che apprezza abbastanza Big Bang Theory sulla faccia della terra. Però ecco, sono felice perché lui secondo me è un attore molto molto bravo, e sono felice che, ecco, per quanto lui abbia 47 anni, cioè ne dimostra tipo 35 al massimo, per cui già è, diciamo, in là con gli anni, però avrà sicuramente modo di farsi apprezzare in qualcosa che non sia Sheldon Cooper. Quando interpretano per tanti anni personaggi di questo tipo poi rimangono fossilizzati lì, vi assicuro che qui Jim Parsons è stato veramente bravissimo, e sinceramente non mi stupirei nemmeno se riuscisse ad ottenere qualche nomination da questa performance. C'è anche Joe Mantello, Patti LuPone, Dylan McDermott, che non ricordo mai come si chiama, è uno appunto dei protagonisti delle prime stagioni di American Horror Story, quindi ecco, veramente i nomi ci sono, e anche in realtà i ragazzi che io personalmente non conoscevo, più giovani, l'ho apprezzati. L'unico che sinceramente non mi ha convinto tanto è il ragazzo che ha interpretato Rock Hudson, però comunque raga, ho visto di peggio, cioè, parliamoci chiaro. Questa serie TV per ora è stata distribuita solo in lingua originale, ovviamente potete mettere i sottotitoli in più o meno tutte le lingue, immagino. Personalmente sono ormai 4 anni praticamente che guardo solo serie TV in lingua, perché su Netflix è molto comodo metterli in lingua, non ho problemi, quindi preferisco guardarli in originale, perché comunque con il doppiaggio si perde sempre qualcosa nel 99% dei casi. So che molte persone hanno problemi per questa cosa, non so quando riusciranno finalmente a doppiare queste serie TV. Anche Better Call Saul per le ultime puntate ha avuto questa sorte, io personalmente non mi ero nemmeno accorta, però la gente era impazzita, quindi è qualcosa che mi sembra giusto dire. Ho adorato in questa serie TV la fotografia, il trucco, i costumi, veramente tutto era in stile appunto Hollywood, veramente mi è piaciuto tanto. Alcune persone ho letto, non è che abbia letto chissà quante opinioni, perché ancora poche persone l'hanno vista, spero che molte più persone la vedano, perché ripeto, a me è piaciuta, però appunto molte persone hanno detto che gli ricordava C'era una volta Hollywood. Onestamente cioè nel senso, ok, parlano entrambe di Hollywood, però mi sembrano due prodotti
veramente totalmente diversi, ok? Magari ci sarà qualche similitudine con la fotografia o i costumi un po' così abbastanza sgargianti, però voglio dire, cioè, ok, si parla di Hollywood, quindi quello è un punto in comune, però sinceramente mi pare l'unica cosa in comune che abbiano, a parte il fatto di essere uscite a distanza di pochi mesi l'una dall'altra. Alcune persone potrebbero trovarla forse eccessivamente buonista, eccessivamente inverosimile, esagerata. È nello stile di Ryan Murphy questo, in realtà, però secondo me comunque ci sta. Cioè, nel video della Casa di Carta ho appunto detto che secondo me ci sono molte cose implausibili, molte cose che non hanno senso. Per ogni situazione diversa, perché si parla di gente che si mette ad operare il polmone di una persona senza avere competenze. Cioè, è normale che ci sia dell'esagerazione nelle serie TV. Prendiamo ad esempio, che ne so, Barney Stinson, non è che quel personaggio nella vita reale si trova abbastanza facilmente, è ovviamente esagerato per far ridere, perché in quel caso è una comedy, ma anche per far capire comunque che certi comportamenti nel suo caso sono sbagliati, eccetera. Allo stesso modo qui si utilizzano certe esagerazioni un po' comunque per scelta stilistica dell'autore, un po' perché appunto comunque con questa serie TV cercano di spingere tanto su determinati temi e quindi si cerca un po' di arrivare all'esasperazione per raccontare queste situazioni. Quindi questa serie TV è ambientata nel 1947, subito dopo la seconda guerra mondiale, in un periodo in cui ad Hollywood arrivavano tantissime persone cercando appunto la fortuna, cercando di voler sfondare, e una cosa che mi è molto piaciuta a riguardo è il fatto che sì, hanno dato attenzione a chi vuole diventare attore, ma hanno dato attenzione anche a chi vuole diventare regista, a chi vuole diventare scrittore. Quindi ecco, cioè la visione un pochettino più a 360 gradi, diciamo, piuttosto che la classica cosa in cui voglio diventare attore e si parla solo di quello. E si cerca un po' di immaginare cosa sarebbe successo se determinate possibilità fossero state date anche ai cosiddetti outsider, alle persone che non sono il classico uomo bianco eterosessuale a Hollywood, ma anche a donne o a persone di etnia diversa, persone con un diverso orientamento sessuale, eccetera. Cosa che sinceramente è abbastanza attuale tuttora come tema, perché comunque non è che ad Hollywood nel 2020, per quanto sia sicuramente una situazione ben diversa rispetto a quella che c'era 70 anni fa, però ecco, non è che tuttora queste differenze siano totalmente appianate. Quindi loro cercano comunque di farci vedere cosa potrebbe essere successo se determinate attenzioni a categorie considerate comunque più deboli fossero state date già al tempo. Cercano infatti di spingere tanto su temi e su situazioni che sono effettivamente avvenute. Molte scene che si vedono sembrano esagerate, e molte sono esagerate, sembrano veramente cose che non possono assolutamente essere successe, però in realtà io stessa ho guardato molti documentari sull'argomento quando ero un po' più piccolina, perché ero molto interessata, e vi assicuro che certe cose sono effettivamente successe, cioè succedevano. Poi ovviamente, ripeto, qui sono in alcuni casi portate allo stremo, però comunque sono cose che effettivamente succedevano. Anche i protagonisti sono appunto molto vari, proprio per cercare di spiegare un po', poi soltanto 7 episodi da 40 minuti, quindi il tempo era anche abbastanza poco, un po' tutte queste situazioni. C'è la donna ebrea che è la moglie del produttore televisivo, il ragazzo omosessuale di colore che cerca di sfondare come scrittore, il ragazzo solo omosessuale che cerca di sfondare come attore, la ragazza di colore che cerca di sfondare come attrice. Insomma, c'è un po' di tutto, e grazie a questo riescono comunque appunto a spiegare bene determinate problematiche, come era quella dei gigolò, dell'abuso dei poteri, del fatto che comunque tendenzialmente alle ragazze di colore o comunque di etnia diversa venivano assegnati solo ruoli minori e ben specifici. La donna asiatica poteva fare soltanto effettivamente l'asiatica e non un ruolo di donna generico, oppure appunto una donna di colore che tendenzialmente veniva assunta soltanto per fare ruoli minori e che le sminuivano anche un po', perché appunto tendenzialmente le facevano fare le domestiche. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto è il fatto che abbiano dato attenzione sì comunque a questo gruppo di giovani, che chi voleva diventare regista, chi attore eccetera, ma anche a personalità di una certa età, che erano magari produttori, attori mancati, attori che erano riusciti a raggiungere qualcosa ma che in quel momento non riuscivano magari a trovare delle parti, agenti di successo. Ma ci sono ovviamente anche un paio di cose che non mi sono piaciute. Più che altro ho trovato un po' inutile
il fatto che ci siano state ben 3 puntate iniziali. Jack, che è un ragazzo che vuole diventare appunto attore, che cerca di sfondare in questo mondo, sembra il protagonista. Poi in realtà vediamo dalla terza, quarta in poi, insomma, che l'attenzione si sposta un po' anche sugli altri e lui quasi che non si vede più in realtà. E secondo me avrebbero potuto tranquillamente fare una puntata o due piuttosto che utilizzarne 3 su 7 per mettere il focus su di lui, anche perché sinceramente era uno dei personaggi che io ho trovato meno interessante, ecco. E poi sicuramente non c'è una sorpresa. Il finale è abbastanza telefonato, mi è sembrato un po' una struttura appunto di quello che poteva essere un film dei tempi in cui noi comunque ci aspetteremmo guardando un film di 70 anni fa, qual è il finale. Il mio personaggio preferito, come vi ho detto prima, è sicuramente Harry Wilson, il personaggio interpretato da Jim Parsons, che è questo manager, lo chiameremmo ora, insomma, questo agente che veramente è un pazzo. È un personaggio esistito veramente, così come Rock Hudson, che appunto aveva lui come agente. E ho trovato veramente che Jim Parsons spiccasse tutti gli altri attori, appunto perché comunque la personalità che lui andava a interpretare era molto esuberante e ci sono delle scene veramente assurde in cui ad esempio lui fa un balletto, cioè veramente che ho adorato. Sicuramente molte persone troveranno eccessive certe cose, però è in linea col personaggio, quindi ci può stare. Lui è una personalità molto controversa perché nella vita vera, appunto, è un personaggio conosciuto per aver approfittato dei suoi attori, per averli minacciati. Poi si scoprirà che fondamentalmente questi suoi atteggiamenti derivano dal fatto appunto che lui stesso è omosessuale e ovviamente in un contesto come quello del tempo era difficile riuscire ad esserlo senza avere conseguenze e quindi molte persone, ovviamente, probabilmente tutte, cercavano di reprimerlo in ogni modo e nel suo caso sicuramente è sfociato in una condizione di pazzia allucinante. Però nel finale lui avrà la sua redenzione, per quanto nella vita reale in realtà appunto questo non sia successo, ma appunto questa serie TV vuole farci vedere come sarebbe diventata Hollywood se certe cose fossero andate diversamente. Quindi niente, la mia recensione finisce qui, non ho fatto spoiler, sono stata brava. Fatemi sapere se lo guarderete, fatemi sapere cosa ne pensate, se volete possiamo parlarne nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.